Amici di Directa Sport, una buonasera da Roberto Carta in diretta da Monserrato, immagini di Francesca Assini per raccontarvi in diretta un'altra grande serata di box, la Sardinia Boxing Night, 15 match in programma, 4 finali regionali youth, 10 incontri dilettantistici e la sfida più attesa dell'anno, quella tra Matteo Lecca e Giuliano Gallo. In palio la cintura del titolo italiano Super Gallo. Si parte però con le 4 finali regionali youth, un po' di attesa come è normale che sia, ma sono già pronti a salire sul ring i primi 2 finalisti, finale youth 57 kg, Riccardo Zucca della Palaistiche di Cagliari contro Davide May della Victoria Box. All'angolo blu, May Davide della Victoria Box. Arbitro dell'incontro, il signor Marone. Angolo rosso per Riccardo Zucca, già sul ring pronto a indossare le protezioni. Istante d'attesa invece per Davide May in questo primo incontro che apre una lunga serata di box. A seguire poi ci sarà la riunione ordinaria. In chiusura ovviamente il main event, Matteo Lecca contro Giuliano Gallo. Si vede sul ring allestito nella palestra di Monserrato anche Davide May, angolo blu per lui. Quattro finali dicevamo, a seguire quella sempre youth 63 kg e mezzo, Andrea Legretti contro Cesare Nardi. Finale youth 67 kg, Cristian Matta contro Andrea Murgioni. E l'ultima per quanto riguarda la categoria youth 71 kg, Alessandro Caffaro contro Fabio Marras. Tutte e 4 le finali, 3 round da 3 minuti. Tutto pronto per il primo round, per la prima finale regionale, per il primo incontro della Sardinia Boxing Night. Si parte allora con la Sardinia Boxing Night, si parte con la finale youth 57 kg, Riccardo Zucca, Davide May. Non la prima volta che si affrontano sul ring, 3 precedenti con 2 vittorie di Zucca e un pareggio. L'ultimo incontro tra i due a Elmas il 10 giugno con la vittoria di Zucca. 18 dicembre 2021 il pareggio a Portoscuso, mentre il primo incontro il 21 novembre 2021 a Maracalagonis vinse Riccardo Zucca. Cerca subito di affondare i primi colpi, 17enne della Palaistiche con un record di 8 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. L'ultimo match a Uta il 10 settembre contro Filippo Minniti, terminò in pareggio, uno dei 3 pareggi per quanto riguarda lo score di Riccardo Zucca, oltre a quello con Davide May menzionato poco fa. Qui riesce ad entrare bene 2 volte Zucca, prova a reagire con un gancio May. 17 anni anche per Davide May con un record di 2 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte. Entrambe le vittorie in carriera le ha conquistate contro Gianni Scano nel 2021 e nel 2022, mentre l'ultimo match l'ha combattuto a Carbonia il 14 luglio. Anche per lui l'ultimo match terminò in pareggio contro Gabriele Massa.
Gabriele Massa che vedremo poi combattere nella riunione ordinaria contro Vincenzo Conte. Di attesa in questo finale di ripresa, Zucca e me che provano ad entrare nella guardia avversaria. Attenti entrambi a non concedere colpi facili. Ora a lavorare con i ganci Zucca, mentre siamo sul finale della prima ripresa, prova a strappare qualche punto May e arriva adesso il gong che mette fine alla prima ripresa. Applausi per Riccardo Zucca e Davide May. Inizia a riempirsi il palazzetto fino a Monserrato per una grande serata di box, una grande serata di pugilato. Vi regaliamo sempre in diretta sui nostri canali in collaborazione con Steve Sport. Adesso ovviamente arrivano le indicazioni per Zucca e May dai rispettivi maestri. Approfittano di questa pausa. Buoni secondi. Pausa che però è già giunta al termine. Sono pronti allora Zucca e May per la seconda ripresa da 3 minuti. Cerca di strappare Davide May il primo successo contro Riccardo Zucca. Riccardo Zucca invece cerca il terzo successo su 4 incontri contro il suo avversario. Guardiamo in palio, c'è il titolo regionale categoria Youth 57 kg. Guardia alta per Zucca e May che prova a prendere l'iniziativa trovando pure i guantoni del suo avversario. Adesso cerca il gancio sinistro Zucca, poi situazione costringe l'arbitro a separare i due. Ancora dentro Zucca, prova a reagire May. Va a muoversi tanto Davide May, adesso però vicino alle corde, vicino all'angolo. Prova a portare la situazione a proprio vantaggio Zucca. Esce però da lì e torna al centro del quadrato May, che adesso però deve incassare sul gancio di Zucca. Ci riprova col sinistro a vuoto anche May. Alle corde May, Zucca ne approfitta per andare dentro. Ora guardia alta da parte di May, cerca il gancio e anche il montante Zucca. Ultimi secondi di ripresa.
se c'è il tempo di mettere dentro qualche colpo. Venivano proprio sul gong gli ultimi colpi messi a segno. Terminata anche la seconda ripresa tra Riccardo Zucca e Davide May, allora ne approfittiamo per elencarvi i match a seguire. Le altre 3 finali regionali Youth: Andrea Allegretti contro Cesare Nardi, Cristian Matta contro Andrea Murgioni, Alessandro Chiaffaro contro Fabio Marras. Poi l'inizio della riunione ordinaria con la sfida Schoolboys tra Enrico Usai e Emanuele Conte. Seguire 2 incontri junior: Antonio Vacca contro Matteo Lostia, Gabriele Massa contro Vincenzo Conte. Poi gli incontri elite: Carlo Zoppi contro Raffaele Cossu, Maria Andrea Sollai contro Amadou Sidibe, Andrea De Muro contro Pietro Sanna, Giovanni Antonio Codias contro Raffaele Rollo, Marco Russo contro Luca Giordano, Sebastiano Argiolas contro Salvatore Vacca. Poi l'ultimo sottoclub, quello tra Thomas Testa e Valentino Testa. In chiusura il main event, ovviamente la sfida tra Matteo Lecca e Giuliano Gallo per la cintura di campione italiano quanto riguarda i pesi super gallo. Torna però a combattere per la terza e ultima ripresa, gli ultimi 3 minuti sul ring per Riccardo Zucca e Davide May. Ad entrare nella guardia avversaria ancora Zucca, anche May riesce a mettere dentro qualche colpo. L'arbitro costretto nuovamente a interrompere momentaneamente la battaglia, ma si torna subito ad affondare i colpi. Dentro questo colpo di Riccardo Zucca, atleta della Palestic, che May combatte invece per la Victoria Box. Guardia alta e poi riesce a mettere dentro un gancio Zucca, ancora dentro 2 volte, ancora difesa e contrattacco perfetto. Questi ultimi scambi di colpi, Riccardo Zucca continua ad avvicinarsi tanto al suo avversario. Adesso anche May però riesce ad entrare con il gancio, poi una spinta. Arriva l'ok per tornare a boxare da parte dell'arbitro. Zucca cerca l'affondo. Finale di match. Tempo di scambiare gli ultimi colpi, poi scoprire il nuovo campione regionale. Finisce ora il primo match di questa Sardinia Boxing Night. Sul ring Riccardo Zucca della Palestic e Davide May della Victoria Box. Hanno dato vita a un bel primo match per aprire questa serata. In attesa della lettura del verdetto per scoprire il vincitore
campione regionale 2023 per la categoria Youth, 57 kg. Diamo lettura del detto. Vince i punti l'angolo rosso. Vittorie e punti per Riccardo Zucca della Pala Istiche di Cagliari, nuovo campione regionale, categoria Youth, 57 kg, ha avuto la meglio ai punti su Davide May, confermando un po' lo score, quello che erano stati i precedenti tra i due. Salgono a 3 le vittorie su Davide May da parte di Riccardo Zucca, che lascia il ring da campione regionale in carica. A seguire adesso la sfida tra Andrea Allegretti e Cesare Nardi. Tempo di uno spot pubblicitario per noi. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Si torna in diretta a Monserrato, si torna in diretta per le finali regionali Youth. Parliamo di peso, 63 kg e mezzo. Andrea Allegretti della Sailing Gym contro Cesare Nardi della Corner Gym, pronti a salire sul ring allestito qui nella palestra di Monserrato. Angolo rosso per Andrea Allegretti, alla sinistra scusate, dei vostri schermi, pronto anche all'angolo blu, vedete in fondo a destra Cesare Nardi. C'è qualche problema forse con Andrea Allegretti, come indica l'arbitro. Pronto invece Cesare Nardi. Caschetto credo sistemato per Allegretti. Combatte sempre sulla distanza delle 3 riprese a 3 minuti. Ora qualche indicazione però al tavolo da parte dell'arbitro prima di partire questo secondo match con l'antipasto poi della serata, anche se poi parliamo di finali regionali, quindi incontri molto importanti soprattutto per i protagonisti sul ring. Posso mettermi a piedi?
infatti disturbo. Ma almeno scusami. C'è ancora qualche problema per Andrea Allegretti. Sì, questo te lo lasciamo Problema libero. con i pantaloncini. Da cambiare, non andavano forse bene quelli rossi. Indossa quelli neri fuori dal campo della nostra telecamera. Continua ad aspettare invece Cesare Nardi. Giusto un po' di attesa, si può finalmente partire con la seconda finali regionali youth oggi a Monserrato. Riccardo Zucca ha vinto prima il titolo per i 57 kg, adesso si combatte per i 63 kg e mezzo. Andrea Allegretti contro Cesare Nardi. Per entrambi questo è il sesto match in carriera, entrambi diciottenni, differenza d'altezza tra i due, con Allegretti più alto rispetto al suo avversario, prova ad entrare anche da sotto. Quattro vittorie e una sconfitta, lo score di Allegretti prima di oggi, combattuto l'ultimo match a Utta contro Giuseppe Bellu il 10 settembre ed è reduce da 3 vittorie consecutive, 2 contro Murgioni a luglio, oltre quella già citata su Bellu. La quarta vittoria nella sua carriera all'esordio, il 29 aprile 2023, quindi non troppo tempo fa, quarto contro Eliaccaredda. 10 giugno a Elmas invece contro lo stesso Murgioni aveva perso, unica sconfitta, poi rimediata battendo 2 volte in fila proprio Murgioni. D'altra parte invece 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta per Cesare Nardi, atleta della Corner Gym di Oristano. Pareggio arrivato proprio nell'ultimo match combattuto contro Daniele Cocco ad Arborea il 16 luglio, mentre in quello precedente aveva perso ai punti a Sassari contro Giuseppe Nardi. Parlando del 10 giugno, altri 3 match combattuti tutti nel 2022, conquistando 3 vittorie contro Francesco Porco all'esordio, Matteo Spiga e Davide Consolo. Per entrambi oggi la chance di vincere il titolo regionale. Prova a lavorare con il jab, poi riesce ad entrare Allegretti, la guardia del suo avversario. Cesare Nardi prova a sfruttare una differenza di altezza a suo sfavore, in realtà non molto basso, provando ad entrare da sotto, mentre termina la prima ripresa tra Andrea Allegretti e Cesare Nardi. Che scambio c'è stato. Adesso attendono indicazioni dei rispettivi maestri all'angolo. Allegretti della Sailing Gym, palestra cagliaritana. Cesare Nardi, come detto, di Oristano, quanto riguarda la Corner Gym.
Fuori secondi. Già pronti per il secondo round. Buona ripresa. Prova a lavorare con i ganci, anche con i montanti Allegretti, che poi spinge via il suo avversario. Qui riesce ad entrare con i ganci ancora dentro Cesare Nardi. Continua a lavorare tanto, a trovare il varco giusto in questa seconda ripresa per colpire Allegretti. A lavorare adesso un po' Allegretti, riesce in primo momento a trovare con il jab il varco giusto, qui si avvicina tanto Nardi, ancora incontro ravvicinato e qui va dentro ancora Nardi con un altro gancio, va a segno. Porta adesso anche l'avversario alle corde, poi si torna al centro del quadrato. Sempre Nardi prende l'iniziativa in questa seconda ripresa. Chiede di stare più alto l'arbitro ad Andrea Allegretti, continua questa seconda ripresa a faticare un po' nel trovare, mettere dentro i colpi, per una bella schivata su il tentativo di Nardi. Sta arrivando la fine anche di questa seconda ripresa. Arriva ora lo stop, ultima pausa, poi sarà il momento del terzo round per decretare il secondo campione regionale in questa Sardinia Boxing Night. Sfida importante questa tra Andrea Allegretti e Cesare Nardi. A seguire Cristian Matta della Sulcis Box contro Andrea Murgioni. Andrea Murgioni che Allegretti, come detto, ha sfidato 3 volte, vincendo 2 volte a luglio, mentre il 10 giugno a Elmas vinse Andrea Murgioni. Per arrivare qui ha dovuto combattere anche settimana scorsa per quanto riguarda le semifinali. Ne parleremo all'incontro successivo. Adesso è il momento della terza e ultima ripresa, che inizia con tanta carica Nardi, ma che Allegretti non ci sta, cerca la reazione, cerca sempre corpo a corpo, dentro con il gancio, cerca anche il montante. Succede qualcosa a Nardi, ma
bravo poi a reagire immediatamente, ancora dentro Nardi, un altro colpo messo a segno al volto di Allegretti, che adesso invece riesce ad evitarlo. Con l'interruzione da parte dell'arbitro. Lavorare con i ganci, Nardi con il sinistro va nuovamente dentro, quindi è una situazione complicata che riesce ad uscire, risponde adesso Allegretti, volta il gancio a segno. Ultimi scambi di colpi. Può tornare a combattere, va nuovamente dentro Nardi. Adesso il segnale che sta finendo il match, allora provano ad approfittarne i due per conquistare gli ultimi punti. Dentro Nardi che poi finisce alle corde, spalle all'avversario, ma non c'è più tempo. Finisce la terza ripresa, finisce un match estenuante per Andrea Allegretti e Cesare Nardi. Adesso devono solo aspettare la lettura del verdetto per scoprire chi dei due è il nuovo campione regionale categoria aiuto 63 kg e mezzo. Seguire le altre due finali, Cristian Matta contro Andrea Murgioni e Alessandro Caffaro contro Fabio Marras. Diamo il punto del verdetto. Vince i punti. All'angolo blu, Nardi Cesare. Vittorie e punti per Cesare Nardi della Corner Gym di Oristano, nuovo campione regionale Youth 63 kg e mezzo. Ha avuto la meglio su Andrea Allegretti della Silent Gym. Dunque abbiamo anche il secondo campione regionale di oggi. Seguire il match tra Cristian Matta e Andrea Murgioni. Altra pausa pubblicitaria per noi. Che tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dimitri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com.
Nuovamente in diretta da Monserrato sul ring Cristian Matta, angolo rosso per lui, Sulcis box contro Andrea Murgioni della ASB Esercito Brigata Sassari, per essere più precisi. Pronti a combattere per la prima ripresa e si parte subito forte con il primo colpo messo dentro da Cristian Matta. 17 anni per lui, 7 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte per il pugile della Sulcis Box, città sulcitana di Carbonia per essere più precisi. Entrambi combattono oggi per il titolo Youth 67 kg. Arriva una pausa. Entrambi però arrivano a questa finale da una semifinale battuta settimana scorsa a Villa Simius, riunione che vi abbiamo trasmesso in diretta su Directa Sport, che trovate sempre sul nostro canale YouTube. Quello che poi ha visto il match pro di Patrick Cappai contro Velasco, che attenzione perché arriva un colpo dentro duro di Cristian Matta e c'è il conteggio per Andrea Murgioni, però sembra in grado di proseguire. Cristian Matta è stato anche campione italiano schoolboy nel 2020 a Pescara, ultimo match su Claudio Arezzi, vittorie e punti. Settimana scorsa ha battuto Fabio Serra in semifinale a Villa Simius. Andrea Murgioni invece ha battuto Pier Maria Pirisi in semifinale, vittoria privata per sospensione cautelare da parte dell'arbitro per infortunio di Pirisi, che non era più in grado di proseguire. 3 o 4 volte l'arbitro aveva dovuto fermare il match a causa di una perdita di sangue. Alla fine Pirisi si è dovuto arrendere e rinunciare a combattere quest'oggi. Murgioni prima del match di settimana scorsa in carriera aveva sfidato sempre solo Allegretti, vincendo all'esordio a Elmas nell'incontro già citato, e poi le 2 sconfitte a San Roque del 1 luglio, ad Arborea del 16 luglio. 2 vittorie e 2 sconfitte, lo score di Murgioni, 7 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, invece lo score di Cristian Matta, che ha messo dentro un colpo forse oltre il gong. Seduto all'angolo rosso Cristian Matta, sofferto un po' di più in questa prima ripresa Andrea Murgioni, con l'arbitro che ha fatto anche partire il conteggio. L'atleta dell'esercito è riuscito a riprendersi, a tornare senza troppi problemi. Qui però si parte subito con jab dentro da parte di Matta e va dentro nuovamente, deve tornare a contare l'arbitro. Due colpi molto duri quelli messi a segno da Cristian Matta. Terza
volta che l'arbitro deve contare. Finisce alla seconda ripresa. Cristian Matta è il campione regionale youth 67 kg. Ha iniziato fortissimo questa seconda ripresa, ha messo dentro 2 colpi che hanno costretto Andrea Murgioni ad arrendersi. Ovviamente bisogna aspettare la lettura del verdetto. Ma Cristian Matta è il nuovo campione regionale, il terzo di questa serata nella categoria youth. A seguire ci sarà anche il quarto. Sale sempre di peso, 71 kg per Alessandro Caffaro e Fabio Marras. Diamo la lettura del verdetto. Vince per RSC all'angolo rosso Matta Cristian. Vittoria per RSC di Cristian Matta. Ha avuto la meglio su Murgioni alla seconda ripresa. Diventa anche lui campione regionale. Altra pausa per noi. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Nuovamente in diretta Sardinia Boxing Night, la serata di Matteo Lecca ma anche la serata delle finali regionali youth. Abbiamo assistito a 3 grandi match che hanno visto Riccardo Zucca conquistare il titolo youth 57 kg contro Davide May, Cesare Nardi su Andrea Allegretti per la categoria youth 63 kg e mezzo e Cristian Matta al secondo round su Andrea Murgioni. Per quanto riguarda i 67 kg si sale ancora di peso, 71 kg per Alessandro Caffaro dell'Elmas Box, angolo rosso per lui, e Fabio Marras del gruppo pugilistico Burroni. Per quanto riguarda l'angolo blu, pronti a combattere, si parte per quest'ultima finale regionale. 17 anni per entrambi. Undici vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitti per Caffaro, che è reduce dalla partecipazione all'ultimo trofeo Murad Assisi. Primo incontro per lui nel 2020, dove ha partecipato sia nel 2020 e poi anche nel 2021-2022 ai campionati italiani di categoria. Meno incontri alle spalle invece per Fabio Marras, che ha all'attivo 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Esordio nel 2022 con un pareggio contro Mattia Spada 25 giugno.
Poi l'unico match nel 2023 a Sassari il 16 settembre contro Giuseppe Bellu. Settimana scorsa avrebbe dovuto affrontare nuovamente Bellu a Villa Simios per quanto riguarda la semifinale regionale, ma è arrivata la vittoria per walkout vista la mancata presentazione da parte di Bellu. Hanno permesso a Marras di presentarsi qui oggi per provare a conquistare il titolo contro Alessandro Caffaro. Continua a lavorare con il jab sinistro, vuoto poi il tentativo anche di montante da parte del pugile della Elmas Box. Tentativi da parte di Caffaro, che arriva la segnalazione quanto riguarda la fine della prima ripresa. Adesso il gong con Caffaro e Marras che possono tornare ai rispettivi angoli. Fuori secondi. Pronti per la seconda ripresa Alessandro Caffaro e Fabio Marras. Vuoto i primi tentativi da parte di Caffaro, come detto della Elmas Box. Marras invece del gruppo pugilistico Burroni, società di Alghero. Prova ad entrare Caffaro nella guardia alta e attenta di Marras. Continua a proteggersi bene. Movimento di piedi da parte di Caffaro. Va ancora con montante, prendo adesso un po' la guardia, colpi Marras, prova a mettere a segno, dentro Caffaro per un attimo. Il colpo dovrebbe essere andato a segno però anche questo gancio sinistro da parte di Marras. Prova ancora a cercare il volto del suo avversario. Entrambi a segno, colpi di Caffaro e Marras. Continuano adesso a studiarsi un po', guardia bassa adesso per Caffaro, prova a lavorare con il gancio.
continua ancora Caffaro, montante gancio, va a reagire Marras, ci sembra che stia perdendo sangue, lo porta alle corde Caffaro, siamo sul finale di ripresa. Ancora portato alle corde Marras. Sta arrivando la segnalazione anche di questa ripresa. Qui arriva l'interruzione, si può tornare, anche se non c'è più tempo per questo secondo round. Tornano agli angoli Alessandro Caffaro dell'Elmas Box e Fabio Marras del gruppo pugilistico Burruni. Inquadrato proprio Caffaro con il maestro Argiolas. Continua a dargli indicazioni sul movimento da fare, probabilmente anche su quello da non fare, giudicare dal linguaggio del corpo. Fuori secondi. Già tempo di tornare al centro del ring per Caffaro e Marras. Inizia la terza e ultima ripresa. Gli ultimi 3 minuti, gli ultimi 180 secondi per Caffaro e Marras, che provano a strappare i punti forse decisivi per l'assegnazione del titolo regionale. Seguire poi dopo questo match ci sarà una breve pausa in attesa dell'inizio della riunione ordinaria. Qui perde vistosamente sangue Marras. Ancora dentro Caffaro. Se ne è accorto l'arbitro, se ne è accorto, era diventato fin troppo vistoso. La ferita da parte di Marras e il bianco della canottiera che indossa è praticamente diventato rosso. Arriva la cura del medico per provare un po' a pulirlo. Speranza ovviamente per Marras che non arrivino altre perdite di sangue. A quel punto spingerebbero l'arbitro a fermare definitivamente il match. Caffaro prova ad approfittare del momento, ma siamo veramente agli ultimi secondi. Continua a perdere sangue Marras, che prova a reagire. Ancora Caffaro che prova ad entrare, arbitro che segue con attenzione lo scambio di colpi tra i due. Continua a sanguinare, vedo il naso di Fabio Marras, e qui prova a lavorare con il jab, non trova però né i guanti né il volto del suo avversario. Va dentro Caffaro, dentro anche Marras, coglie per un attimo di sorpresa il suo avversario, dentro con il destro, cerca anche il montante, continua a lavorare bene con i ganci Alessandro Caffaro. Arriva interruzione, non per il sangue ma per la testa bassa di Fabio Marras. Un po' di attesa adesso dentro Caffaro, che poi riesce ad evitare i colpi di risposta da parte di Marras. La segnalazione sta per terminare
anche la terza e ultima ripresa. Finisce ora il match, finisce ora la finale, l'ultima per quanto riguarda la categoria youth. Qua si combatteva per i 71 kg. Alessandro Caffaro dell'Elmas Box inquadrato all'angolo rosso, dall'altra parte Fabio Marras, il gruppo pugilistico Burroni. Diamo lettura del verdetto. Vince i punti all'angolo rosso Caffaro Alessandro dell'Elmas. Vittoria ai punti di Alessandro Caffaro su Fabio Marras, campione regionale pugile dell'Elmas Box quando riguarda la categoria youth 71 kg. Era l'ultima finale regionale per la categoria youth. Adesso da programma dovrebbe esserci una breve pausa, circa 10-15 minuti, e poi inizia la riunione ordinaria con 10 incontri dilettantistici, poi a seguire ovviamente il main event, Matteo Lecca contro Giuliano Gallo per il titolo italiano Super Gallo. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti?
Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com. Dallo scorso mese di maggio Facebook non permette più la produzione di eventi live a pagamento. Noi non siamo stati a guardare. Per venire incontro alle società sportive dilettantistiche, in estate abbiamo sviluppato il nuovo e-commerce di Directa Sport. La procedura è semplicissima. Accedi all'area dedicata, clicca sul link dell'evento che vuoi acquistare, aggiungi il prodotto al carrello, paga il servizio con PayPal o carta di credito e vivi in esclusiva con il tuo personale dispositivo l'atteso evento sportivo. Sei una società sportiva? Vorresti produrre a pagamento sui tuoi canali social la diretta della tua gara, dirottando gli introiti sui tuoi conti associativi? Chiamaci, la piattaforma di accesso la forniamo noi. Non perdere tempo, chiamaci al 347 45 41 255 o invia una mail a commerciale@directasport.it. Directa Sport, la TV dello sport, sempre più per lo sport. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno.
Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Anch'io leggo City and City. Io investo sulla rivista City and City. It's City and City, and I know that too. Scusa, io starei aspettando il mio caffè. Scusa, mi stavo scaricando la tua app. Da oggi è anche la tua app. E adesso è anche la vostra app. My City, anche nella tua città. Amici di Directa Sport, siamo tornati in diretta da Monserrato. Le immagini di Francesca Assini, ma anche quelle del nostro Riccardo Carta per il proseguo di questa serata che adesso prenderà il via con la riunione ordinaria dopo le 4 finali regionali per la categoria Youth. Si riparte con la sfida Schoolboy, 3 round da 1 minuto e mezzo dunque per questo match che prende il via ora tra Enrico Usai della Sardana Box di Assemini ed Emanuele Conte della Boxing Team Enritu, società sassarese. 14 anni per entrambi, con 8 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte per quanto riguarda Enrico Usai. All'angolo rosso, esordio nel 2022 a Elmas contro Mattia Pisano con un pareggio. 2 vittorie di fila negli ultimi match per Usai, che finisce adesso a terra sul sinistro di Emanuele Conte. 2 vittorie di fila contro Chiama e Deiana, primo e il 16 luglio. 5 vittorie e 3 pareggi invece per Emanuele Conte, che vediamo anche le immagini del nostro Riccardo Carta da bordo ring. Primo match nel 2022 per Conte, mentre l'ultimo match contro Colombini il 1° luglio. Ancora a terra Usai, con l'arbitro che continua a interrompere e far riprendere il match. Adesso Usai prova a reagire, va a segno con il gancio, ancora il gancio, ma ottima risposta di Emanuele Conte. Siamo sul finale per quanto riguarda la prima ripresa. Arriva ora lo stop. Che è ripresa con questo match dopo la sfida, dopo le sfide valevoli per i titoli regionali.
adesso 10 incontri dilettantistici, partire questo per Usai e Conte, indicazioni proprio per Emanuele Conte della Boxing Team Eritu di Sassari, inquadrato Fuori secondo. pronto a ripartire il match. Dopo questi 10 incontri non c'è bisogno di ricordarvelo, il main event Matteo Lecca contro Giuliano Gallo. Restate collegati con la nostra diretta sul nostro canale YouTube, altra diretta chiamata Directa Sport in collaborazione con Six Sport. Vuoto il tentativo di Usai, nel frattempo sbilanciato, finisce alle corde. Vuoto il tentativo con il jab, parte di Conte, continua a provare a lavorare alle corde. Arriva uno stop, uso irregolare del guantone segnalato dall'arbitro. Colpo quindi non valido, quello messo a segno da Enrico Usai. Finisce ancora col dover incassare i colpi di Emanuele Conte. Scappa adesso Conte dai tentativi di Usai, sta finendo anche la seconda ripresa, unico match questo, qui le riprese durano 1 minuto e mezzo perché siamo nella categoria Schoolboy. Ultimi colpi proprio sul finale di ripresa. Adesso inquadrato Usai che viene consigliato dal suo maestro sul da farsi poi in quello che sarà la terza ripresa. Seguire la sfida tra Antonio Vacca e Matteo Lostia, poi Gabriele Massa e Vincenzo Conte. Il programma dei match successivi. Tre match dilettantistici giovanili in apertura, poi tanti incontri elite da arricchire questa grande serata di box. Riparte la terza ripresa, riparte con forza e vigore da parte di entrambi. Enrico Usai all'angolo rosso della Sciardana Box di Assemini, tanta intensità, deve anche arrivare uno stop da parte dell'arbitro. Emanuele Conte della Boxing Team Eritu, quanto riguarda invece l'angolo blu. Vuoto il tentativo di Usai ma anche quello di Conte. Adesso scontro ravvicinato, un Conte che ne approfitta per entrare dentro con un paio di ganci. Ancora tentativi da parte di Conte. Va dentro Emanuele Conte, belle schivate poi di Usai che porta Conte alle corde ma arriva allo stop, finendo anche questa ripresa. Fine del match tra Enrico Usai ed Emanuele Conte. Adesso aspettano solo la lettura del verdetto. Il quinto match di questa serata è il primo della riunione ordinaria, dopo le 4 finali regionali.
Diamo il turno del verdetto. Vince i punti all'angolo rosso Usai Enrico della SD Sardana Box. Vittoria e punti per Enrico Usai della Sardana Box su Emanuele Conte, il primo verdetto di questa riunione ordinaria. Seguire adesso la sfida tra Antonio Vacca e Matteo Lostia, forse vediamo già pronti a salire sul ring senza pausa adesso. Sempre categoria giovanile, dicevamo, categoria junior, 54 kg. 3 riprese stavolta da 2 minuti per Antonio Vacca dell'Accademia Pugilistica San Rock e Matteo Lostia della Logo d'Oro Box Ozieri. Già sul ring Antonio Vacca. Alle spalle tanti incontri prima di oggi, eccolo inquadrato mentre si sistema il caschetto. Aspettiamo invece il suo avversario Matteo Lostia. Vedete salire ora sul ring di Monserrato. Qualche problema forse con il caschetto di Antonio Vacca, mentre Matteo Lostia è già pronto a combattere. Sistemato. Forse il caschetto giusto per Antonio Vacca. Ultime indicazioni da parte dell'arbitro. Possono avvicinarsi ora al centro del ring Antonio Vacca e Matteo Lostia. 3 riprese da 2 minuti per questo sesto match della serata, il secondo della riunione ordinaria. Antonio Vacca, 16 anni, con un curriculum già importante, 28 vittorie e 4 sconfitte per il pugile dell'Accademia Pugilistica San Rock, che ha fatto il suo esordio nel 2020, è stato per 2 volte campione d'Italia, nel 2021 nella categoria Schoolboy e a maggio poi di quest'anno ovviamente per la categoria Junior. Partecipato anche ad attività con la nazionale italiana agli ultimi campionati europei, mentre nel 2021 ha vinto il trofeo Mura, uno dei titoli più prestigiosi per quanto riguarda il pugilato giovanile. Tant'è che anche Matteo Leca, che vedremo combattere poi nel main event di questa sera, ha vinto ben 3 edizioni del torneo Italia Alberto Mura. D'altra parte invece Matteo Lostia, 17 anni, un anno in più rispetto a Vacca,
anche se concede qualcosa in termini di centimetri di altezza. 5 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte sul record. Lui che è esordito nel 2022 a Cagliari, non il primo incontro tra Vacca e l'Ostia. Si sono già sfidati il 10 settembre a Utah. Ultimo match per entrambi in un'altra grande serata di box che vi abbiamo raccontato in diretta. In quel caso vinse Vacca ai punti, conquistando la sua 28ª vittoria in carriera. Tornano a combattere dopo quel match. Indicazioni proprio per Antonio Vacca. Uno dei più promettenti quanto riguarda il pugilato sardo, poi punta forte l'Accademia Pugilistica di San Roch. Indicazioni ovviamente anche per Matteo L'Ostia, pronto a tornare sul ring per questa seconda ripresa. 120 secondi sul ring di Monserrato, allestito qui a Monserrato. Con l'arena che piano piano inizia a riempirsi. Ovviamente in trepidante attesa poi del main event. Che attenzione a Vacca che si aggrappa quasi da dietro. L'arbitro costretto ovviamente a interrompere. Tanto footwork per entrambi, l'Ostia riesce a mettere dentro il destro. Ancora il tentativo di l'Ostia, riesce a ribaltare la Vacca, poi quasi una presa da parte di l'Ostia, arbitro che va ad interrompere. Ancora il lavoro di Vacca che prova ad entrare alla guardia del suo avversario. Ancora a lavorare l'Ostia ad entrare da sotto, dentro con il gancio ancora Matteo L'Ostia. Finale di seconda ripresa segnalato proprio quando l'arbitro poi è costretto a separare Vacca e l'Ostia. Finisce ora la seconda ripresa, tornano i rispettivi angoli Antonio Vacca e Matteo L'Ostia. Eccole qui le indicazioni per Antonio Vacca. Dall'altra parte invece Matteo L'Ostia. A seguire poi la sfida, un'altra sfida junior, 57 kg tra Gabriele Massa e Vincenzo Conte. Si può tornare a combattere per quanto riguarda questo match, ultima ripresa, sempre da 2 minuti.
lavorare Vacca, c'è tanto movimento di piedi per entrambi, molto agili sul ring. Ancora l'Ostia che però prende l'iniziativa e riesce a trovare il varco giusto, non affonda il colpo. Adesso è Vacca che prova a rispondere, porta alle corde l'Ostia, arbitro costretto a separarli. Prova a lavorare destro-sinistro, arriva il break. Ancora Vacca portato alle corde, riesce a girarsi, a tornare al centro. Schivata di Vacca che adesso va dentro con il gancio, prova ad approfittare del momento, portati alle corde, eccoli qui. Vacca e l'Ostia, ancora segno Vacca, poi altro momento, altra situazione in cui l'arbitro è costretto a interrompere momentaneamente la sfida, ma si continua a combattere. Ultimi secondi quanto riguarda questo match. Termina ora con un bellissimo abbraccio per Antonio Vacca e Matteo l'Ostia, che sono tornati a sfidarsi dopo Utah, dopo il match combattuto il 10 settembre. Lì vinse Antonio Vacca, oggi dobbiamo aspettare ancora qualche secondo per scoprirlo con la lettura del verdetto. Svestono ovviamente le varie protezioni Vacca e l'Ostia, seguire come detto Gabriele Massa contro Vincenzo Conte, poi dovrebbe esserci un'altra pausa a seguire però gli incontri tra Carlo Zoppi e Raffaele Cossu, Mario Andrea Sollai e Sidibe Adamu, Andrea De Muro, Pietro Sanna, Giovanni Antonio Codias e Raffaele Rollo, Marco Russo, Luca Giordano, Sebastiano Orgiolas, Salvatore Vacca, Tomas Testa, Valentino Testa. Vince i punti all'angolo rosso, Vacca Antonio della Pisano. Vittoria all'angolo rosso per Antonio Vacca dell'Accademia Pugilistica San Rocco su Matteo l'Ostia della Logudoro Box Ozieri. Conferma, diciamo, quanto visto a Utah. Altra vittoria per Vacca che sale a quota 29 in carriera. Quarta sconfitta invece per Emanuele Conte al suo nono match. Prossimo match tra Gabriele Massa e Vincenzo Conte, che sono pronti a salire nuovamente sul ring. Gabriele Massa è un altro pugile dell'Accademia Pugilistica San Rock. Vincenzo Conte invece fa parte della Boxing Team Ritu come Emanuele Conte, che abbiamo visto combattere per quanto riguarda la categoria Schoolboys nel primo match, vinto però da Enrico Usai. Sale ora sul ring proprio Gabriele Massa. Eccolo qui inquadrato, pugile dell'Accademia Pugilistica San Rock. Preparativi per l'inquadrato Massa, mentre abbiamo visto prima anche Vincenzo Conte. Eccolo qui, pugile della Boxing Team Merito. Terzo match della riunione ordinaria, sono 10 match in programma per quanto riguarda la riunione ordinaria. Inizia ora.
quello tra Gabriele Massa e Vincenzo Conte, 3 round sempre da 2 minuti, la categoria è sempre quella junior, ma saliamo di peso, 57 kg con Vincenzo Conte che prova a prendere l'iniziativa e portare alle corde Massa che va a segno, si sgancia anche il caschetto di Vincenzo Conte, deve essere riallacciato. Perfetto equilibrio, il record di Vincenzo Conte, 8 vittorie e 8 sconfitte, qui ancora uno stop, stavolta per un colpo irregolare di Massa. Dicevamo 8 vittorie, 8 sconfitte per Conte che ha fatto il suo esordio nel 2021, mentre l'ultimo l'ha combattuto Elmas contro Manolo Gentile il 10 giugno di quest'anno. Torna quindi a combattere dopo oltre 3 mesi. 16 anni per entrambi, una Massa che ha all'attivo un paio di match in più rispetto al suo avversario. Continua l'arbitro a interrompere il match per i colpi irregolari di Gabriele Massa, 13 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte per lui, che ha conquistato il bronzo agli ultimi campionati italiani, portando a casa un ottimo risultato. Una rassegna tricolore sicuramente, che ha lasciato sicuramente soddisfatta l'Accademia Pugilistica San Roque. Bronzo per Massa e, come detto, campione italiano invece, si è laureato campione italiano invece Antonio Vacca. Massa combatte dal 2020 e l'ultimo match l'ha combattuto contro Filippo Minniti, pareggiando. Finisce nel frattempo la prima ripresa, inquadrato Gabriele Massa che è imbattuto da 4 match, oltre a quello già citato di Minniti, una vittoria per RSC, ovvero sospensione cautelare per infortunio contro Chiantia il 10 giugno a Elmas, vittorie e punti contro May invece il 1 luglio a San Roque e sempre contro May il 14 di luglio a Carbonia. Un pareggio, uno dei 2 pareggi della carriera di Massa. Fuori secondi. Cerca di proseguire la striscia di battibilità. Si torna a combattere per la seconda ripresa. Tanto movimento per i 2, portato alle corde Massa. Arbitro costretto a fermare il match, ma si riparte subito in maniera energica, in particolare con Vincenzo Conte. Arbitro che continua a dire qualcosa a Massa per quanto riguarda il suo comportamento. Può tornare forse a combattere in questa seconda ripresa molto spezzettata, che riesce ad entrare Massa. Ancora uno scambio di colpi al centro del ring per
Massa e Conte approfittano degli ultimi istanti a disposizione di questa seconda ripresa per mettere a segno gli ultimi colpi. Arriva ora la segnalazione e mette fine a questo secondo round. Quadrato adesso Vincenzo Conte della Boxing Team Iritu, continua a ricevere indicazioni dai suoi tecnici, dai suoi maestri. Dopo questo match dovrebbe essere prevista un'altra pausa, vediamo se invece si proseguirà spediti. Qualche minuto di ritardo rispetto all'orario previsto, ma non per questo lo spettacolo ne risente, continua a salire sicuramente l'attesa per perché saranno poi match elite, il match per il titolo italiano, ma ci gustiamo anche questo della categoria junior tra Gabriele Massa e Vincenzo Conte. Sembrano destinati ancora a darsene tante. Va a segno nuovamente Massa, si esalta anche l'angolo. Arriva lo stop per una spinta. Arriva un break davvero intensa, combattuta questa terza ripresa. Entrambi devono provare a mettere dentro i colpi. Sembra forse averne qualcosa in più Gabriele Massa. Arriva un'altra interruzione dell'arbitro. Altro stop. Guardia alta per Massa. Poi prova ad entrare. A tenerlo a distanza Massa, che poi lavora con i ganci, finisce all'angolo. Arrivata la segnalazione che sta finendo anche la terza ripresa, allora è il momento di dare tutto quello che si ha in corpo. Probabilmente invece non ne avevano più. Gabriele Massa e Vincenzo Conte che si salutano con un bel abbraccio. Terzo match tra Massa e Conte, nei due precedenti ha sempre vinto Massa, nel 2021 a San Roque e il 1° aprile 2023 a Porto Torres. Vediamo se verrà confermato il trend, se Vincenzo Conte riuscirà a trovare la prima vittoria. Stiamo in attesa della lettura del verdetto. Vittoria e punti all'angolo rosso per Gabriele Massa, che bis il successo del compagno Antonio Vacca. Conquista la terza vittoria sul suo avversario, su Vincenzo Conte. Adesso dovrebbe essere in programma un'altra pausa, aspettiamo però la conferma di ciò. Riprenderà poi con il combattimento tra Carlo Zoppi e Raffaele Cossu. Vediamo l'arbitro però salire già sul ring, allora forse pausa annullata. E c'è subito
il proseguio con il quarto match della riunione ordinaria, l'ottavo complessivo. Di attesa per vedere Carlo Zoppi e Raffaele Cossu, chiamati ora sul ring. All'angolo rosso, Zoppi Carlo, Southside Gym. E c'è tanta carica per Carlo Zoppi, fa parte della Southside Gym, la palestra di Matteo Lecca. Ovviamente tanti sono per Matteo Lecca, tanti sono per gli atleti della Southside Gym. Inizia a farsi sentire il calore del pubblico. Eccolo qui, Carlo Zoppi, siamo alla categoria Elite, 57 kg. Sistema i guantoni a bordo ring, il 26enne che va a caccia del primo successo in carriera. Riceve le ultime indicazioni. C'è tanta attesa per i pugili ovviamente della Southside Gym. Batterà poi anche Marco Russo e Thomas Testa. Thomas Testa sfiderà Valentino Testa nell'ultimo match dilettantistico, nell'ultimo match sotto clou. Eccola qui inquadrata, canottiera della Southside Gym, il logo della palestra di Matteo Lecca, palestra all'americana, come piace ricordare al contendente al titolo italiano Super Gallo. Quadrato anche Raffaele Cossu, nell'Accademia Pugilistica Città di Utah. Ultimi controlli da parte dell'arbitro. Anche l'arbitro Eleonora Zanzi, che dirigerà questo ottavo match di serata. Inizia ora, 3 riprese stavolta sulla distanza dei 3 minuti, categoria Elite, 57 kg, portato all'angolo Carlo Zoppi. Dicevamo alla caccia della prima vittoria in carriera per lui, 2 pareggi e una sconfitta nei 3 precedenti sul ring. Il primo incontro il 3 dicembre 2022 contro Alessio Sanna, terminò in pareggio. Di nuovo contro Sanna il 25 marzo di quest'anno, sconfitto. Poi altro pareggio il 27 maggio contro Luca Ruggio Sarroc, la serata di Sarroc che è stata anche l'ultima apparizione sul ring di Matteo Lecca in un incontro ufficiale prima di oggi. Dall'altra parte invece Raffaele Cossu dell'Accademia Pugilistica di Utah, è al primo incontro assoluto ufficiale. Dunque anche per lui caccia alla prima vittoria, al primo match. 26 anni per Zoppi, 19 per Cossu. Si muove sul ring e cerca di entrare dentro, e se ci riesce con un gancio destro.
guardia alta per Kosu alle corde. Zoppi prova ad entrare, ci riesce. Adesso prova a assestare qualche colpo, prova a riscaldarsi anche il pubblico. Portato ancora alle corde Kosu con tanto movimento da parte di entrambi. A vuoto il tentativo di Kosu, prova a rispondere Zoppi, ancora alle corde Kosu che aspetta, guardia alta per poi rispondere, riesce ad entrare anche se solo per un attimo. Finendo la prima ripresa, riesce ad entrare con il sinistro Zoppi, continua a lavorare, va a strappare un ultimo punto. Questo finale di prima ripresa, quadrato proprio Carlo Zoppi. Riceve indicazioni. Tutto pronto per l'inizio anche della seconda ripresa. Altri 3 minuti sul ring per Carlo Zoppi e Raffaele Kosu. Va a lavorare, portato alle corde Kosu, prova a reagire. Ancora a lavorare Zoppi, guardia alta per Kosu che attende il primo colpo dell'avversario per poi rispondere. Dentro con il lancio sinistro Kosu, ma arriva la risposta di Zoppi, inizia a caricarsi anche il pubblico. Sarà caldo per tutti gli atleti della Southside Gym. Guardia alta, cerca comunque il varco. Zoppi lavora anche sull'addome dell'avversario, poi torna ad alzare la mira. Prova a reagire Kosu. Inizia anche a farsi sentire la stanchezza di un match in cui intenso, anche se siamo solo alla seconda ripresa. Poi bisogna dare anche alla terza. Guardia alta per Kosu. Vai Gabriele! Ora Carlo Zoppi. Dentro con il gancio. Per un attimo il varco per il diretto. Va a rispondere Kosu.
Portato alle corde Cossu che prova a resistere in questo finale di ripresa. Accenna ora una risposta. Sta finendo la seconda ripresa. Vediamo se arrivano gli ultimi colpi. Prova a metterli dentro Carlo Zoppi. Finisce tra gli applausi di un pubblico sempre più rumoroso a Monserrato. Anche il secondo round per Carlo Zoppi e Raffaele Cossu. Quadrato adesso proprio Raffaele Cossu all'angolo. Dall'altra parte eccolo qui Carlo Zoppi. Primo match Elite, primo dei 7 match Elite in programma. Questo tra Carlo Zoppi e Raffaele Cossu. A seguire Mario Andrea Sollai contro Amadou Sidibé. Terza e ultima ripresa per Carlo Zoppi e Raffaele Cossu. Un po' di attesa prima di affondare. Portato ancora alle corde Raffaele Cossu. Vuoto questo tentativo da parte di Cossu, torna in zona corde, approfitta Zoppi che schiva colpi del suo avversario e va invece a segno ancora con il gancio, a vuoto nuovamente Cossu. Gestito bene questa situazione il pugile della Sosei Gym che continua a prendere l'iniziativa, scuote la testa a Cossu, guardia alta in attesa il momento giusto. Questa terza ripresa, terza e ultima ripresa, a vuoto il tentativo di Cossu, cerca di affondare con il gancio, altra bella schivata di Zoppi che prova ancora ad entrare, guardia alta però di Cossu che continua ad andare a vuoto con il suo gancio. Ottimo il movimento di piedi da parte di Zoppi, continua ad evitare i colpi anche più importanti del suo avversario, portato all'angolo, ne approfitta per andare dentro, colpo pesante con Raffaele Cossu, è partito il conteggio. Raffaele Cossu però ha detto che c'è, può tornare a combattere, a resistere. Un po' Zoppi è riuscito a assestare un colpo pesante, colpo che ha costretto l'arbitro a interrompere e a contare. Deve reagire in qualche modo Cossu, che però in maniera irregolare su Zoppi. È partito il coro per Carlo Zoppi, inizia a riscaldarsi il clima in attesa della bolgia ovviamente per il main event. Termina invece questo match per Carlo Zoppi, Raffaele Cossu tra gli applausi. La lettura del verdetto. Saranno di
il pubblico di Monserrato. Prima vittoria in carriera per Carlo Zoppi, che batte Raffaele Coso all'esordio assoluto. Invece il pugile dell'Accademia Pugilistica Città di Utah festeggia Carlo Zoppi della Southside Gym. Adesso nel quinto match Mario Andrea Sollai della Selling Gym contro Amadou Sidibé della Nord-Ovest Academy. Quadrato Sidibé, sistema i guantoni, aspetta l'arbitro al centro del ring. Sul ring angolo rosso Mario Andrea Sollai che si sistema il caschetto della Silent Gym. Aspetta l'angolo blu, Sidibé, Amadou Sidibé, categoria Elite 63 kg. Adesso sono solo incontri Elite per l'antipasto poi del match che mette in palio il titolo italiano Super Gallo. Abbiamo visto il primo, che ha visto la prima vittoria in carriera di Carlo Zoppi su Raffaele Cosu. Adesso Mario Andrea Sollai, altre 3 riprese a 3 minuti contro Amadou Sidibé. ...29 anni per Mario Andrea Sollai. Mentre credo che il coro che sia partito sia per Mario Andrea Sollai. Confermiamo, coro che sente in sottofondo per Mario Andrea Sollai. Coro da stadio, ma no, scene belle da vedere in questa serata, in questa Sardinia Boxing Night. Diciamo 29 anni per Mario Andrea Sollai, che all'attivo ha 3 vittorie, 1 pareggio, 4 sconfitte. Sollai ha combattuto i primi match nel 2016 contro Fabio Serra, una vittoria ai punti, nel 2017 sconfitta ai punti contro Simone Steri, poi 5 anni di inattività per lui. È tornato a combattere nel 2022 conquistando 2 vittorie ai punti su Pilo e Marras, ultimi 3 match tutti contro Ian Arzu, 1 pareggio e 2 sconfitte.
l'ultimo combattuto ad Arborea e perso il 16 luglio 2023. Dall'altra parte Sidibe invece relativo una vittoria e 2 sconfitte, esordio per il 2021 ad Ozieri, sconfitta per abbandono, poi è tornato a combattere nel 2023 quarto, 17 giugno, vincendo contro Nicola Azzori. L'ultimo match l'ha perso invece contro Lorenzo Mura. Continuano a scambiarsi i colpi. Eccola qui la curva per Mario Andrea Sollai. Belle immagini anche di tifo oggi a Monserrato. I cori che sentite in sottofondo, avete visto anche i protagonisti, la curva letteralmente a sostenere Mario Andrea Sollai. Seconda ripresa. Sembra di stare davvero in curva nord per gli amanti del calcio. È un incontro di box, una bella serata di box con Sollai e Sidibe che sono tornati a sfidarsi sul ring. Portato all'angolo Sollai da Sidibe, riesce ad uscire. Vuoto poi il gancio di Sidibe. Lasciamo gustare questo sottofondo. In tanti anni di dirette, serate di pugilato su Directa Sport, so dire che non c'era mai capitato. Ora tanto movimento di Sidibe, riesce ad entrare Sollai, può sicuramente sfruttare il vantaggio del pubblico. Riesce a lavorare Sidibe con il diretto. Va dentro Sollai, prova ad approfittare del momento, guardia alta. Sollai, Sidibe
e lo cerca, tira di indietreggiare il pugile della Silent Gym. Finisce anche la seconda ripresa. Seguire ci sarà l'incontro Elite 69 kg tra Andrea De Muro e Pietro Sanna. Ultime indicazioni per Madou Sidibé. Si può tornare a combattere per la terza e ultima ripresa, portato alle corde Sollai. Lo stop, l'arbitro chiede a Sidibé di restare alto. Portato alle corde Sollai. Spinta però di Sidibé, motivo per cui l'arbitro interrompe, si torna al centro del ring. Ora Sidibé con il destro. Arriva lo stop, Sidibé mette dentro 2 colpi. Ora Sollai che prova a lavorare. Ora Sollai che prova a prendere l'iniziativa. Alle corde, Sollai aspetta e poi riesce ad affondare con il gancio. Va un'altra interruzione. Sidibé di entrare nella guardia di Sollai. Finale di ripresa con Sidibé che riesce a mettere dentro gli ultimi colpi. Finisce il match, finisce la terza ripresa tra Mario Andrea Sollai e Amadou Sidibé. Siamo in attesa ovviamente della lettura del verdetto. Questo quinto match, riunione ordinaria.
Diamo lettura del verdetto, l'incontro è pari. Incontro pari tra Mario Andrea Sollai e Amadou Sidibé. Si tratta del primo pareggio in carriera per Sidibé, invece per Sollai è il secondo pareggio. È dato via però anche il quinto match della riunione ordinaria, il nono complessivo. Sono 15 in totale quelli in programma oggi. Seguire sfida tra Andrea De Muro e Pietro Sanna. Decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Sono già sul ring, perlomeno è già sul ring Andrea De Muro, aspetta Pietro Sanna, eccolo qui, il pugile della Nord-Ovest Academy, che andrà a sfidare invece De Muro della Boxing Sublanu. Categoria Elite, questa 69 kg. Inizia ora la prima ripresa. De Muro, 33 anni per lui, sorge nel 2015, già combattuto questo 2023 2 volte contro Ignazio Melis, perdendo in entrambe le occasioni. L'ultima vittoria per lui nel 2018 avuta, d'altra parte invece più giovane Pietro Sanna, ma c'è subito un'interruzione, un problema con la scarpa proprio di Pietro Sanna. 19 anni per lui, 8 match in carriera e altrettante vittorie, con l'esordio nel 2022 a Ozieri contro Francesco Spano. L'ultimo l'ha combattuto al 1° aprile di quest'anno a Porto Torres contro Alessandro Secchi. Ovviamente vinto, cerca di fare 9 su 9 oggi contro Andrea De Muro. Va ad entrare adesso Sanna, la guardia del suo avversario, indietreggia il pugile Nord-Ovest Academy che cerca forse l'angolo giusto. C'è tanta fase di studio in questo avvio di match, in questa prima ripresa.
altro pugile della Nord-Ovest Academy sul ring dopo Madou Sidibe. Pietro Sanna, Andrea De Muro invece fa parte del boxing sublano che poi vedrà protagonista anche Giovanni Antonio Codias, invece successivo a questo, categoria elite 75 kg. Muove tanto Di Muro. Prova a lavorare ancora Pietro Sanna, che prendendo più l'iniziativa rispetto al suo avversario. Aspetta, momento giusto per entrare. Pietro Sanna è stato alle corde, ma riesce a portare dentro qualche colpo. Finisce il primo round, siamo sempre sulle 3 riprese da 3 minuti. Andrea De Muro all'angolo rosso, eccolo qui inquadrato nel boxing sublano. Avversario all'angolo blu Pietro Sanna. Come vedete iniziano anche a riempirsi i posti, c'è tanta gente in piedi, tanta gente sugli spalti in attesa del match tra Matteo Lecca e Giuliano Gallo, ma in una serata ricca di match. Qui va dentro in modo anche pesante Pietro Sanna. Continua a muoversi destra e sinistra, prova anche a portarlo all'angolo. Esce Pietro Sanna. Prova ad entrare ancora Sanna, portato alle corde, arriva il break. Si riprende senza troppi problemi, nonostante qualche colpo messo dentro da De Muro dopo il break. Adesso si torna a combattere. De Muro portato all'angolo alle corde, adesso si torna al centro del ring, continua a provare a lavorare. Altra interruzione. Guardia alta De Muro, però Sanna alle corde, cerca comunque di mettere a segno qualche colpo, poi torna al centro del ring, prova ad affondare con il gancio destro, a vuoto poi il tentativo col sinistro, ancora iniziativa di De Muro che va dentro, gancio destro, prova a rispondere Pietro Sanna. Arriva un'altra interruzione da parte dell'arbitro.
finendo la ripresa, se arrivano gli ultimi colpi, anche forse leggermente dopo il gong. Andrea De Muro e Pietro Sanna, protagonisti di questo sesto match della riunione ordinaria, il 10° complessivo dei 15. Eccolo qui inquadrato Pietro Sanna della Nord-Ovest Academy, le indicazioni per il round successivo che sta per iniziare. Terza e ultima ripresa. Inizia la terza e ultima ripresa per Andrea De Muro e Pietro Sanna. Prova a entrare con il destro De Muro. Una guardia alta per lui vicino all'angolo. Vuole rischiare, poi nel momento in cui prova ad entrare risponde bene Pietro Sanna. Ancora mi dicono dall'angolo quanto riguarda Pietro Sanna della Nord-Ovest Academy, società sassarese che ha già visto sedere sul ring in precedenza Amadou Sidibé, pareggio con Andrea Sollai. Portato all'angolo adesso De Muro da Pietro Sanna. Arriva un'altra interruzione da parte dell'arbitro, un colpo irregolare da parte di Andrea De Muro. Ad affondare qualche colpo anche De Muro, porta all'angolo il suo avversario e fa dentro con il gancio destro. Ora con il jab, no, il sinistro, ma finisce nuovamente alle corde Pietro Sanna. Arriva un altro break. Portato all'angolo Pietro Sanna, arriva ancora De Muro, mentre a segno un altro paio di colpi non regolari, mentre arriva la segnalazione che sta finendo il match. Ultima possibilità per Andrea De Muro e Pietro Sanna. Termina con un abbraccio questo stesso match della riunione ordinaria, il 10° della serata della Sardinia Boxing Night. Siamo in attesa della lettura del verdetto anche per questo match. Ho visto anche lo scambio bigliettini, il verdetto dei vari giudici segnati poi all'arbitro e al tavolo per la lettura. Anche qualche sorriso
particolare tra l'arbitro e Andrea De Muro. Arriva in contropari, non è arrivata la lettura del verdetto al microfono, ma ecco, forse arriva ora. No, non ci vengono in aiuto, ma a giudicare da un po' dall'atteggiamento direi che anche questo incontro è pari. La sfida tra Andrea De Muro e Pietro Sanna. Si presentino all'angolo blu dalla SD Sailing Gym Raffaele e all'angolo rosso assieme al Team Boxing Sublano dove Giovanni Antonio. Dovrebbe essere tutto pronto per l'11° match della serata. Giovanni Antonio Codias batterà Raffaele Irollo, categoria Elite 75 kg. Un po' di attesa evidentemente per l'inizio di questo match, e se vediamo già pronto Giovanni Antonio Codias all'angolo rosso. Eccolo qui, salire sul ring Giovanni Antonio Codias. Dall'altra parte pronto, lo vedete in alto alla destra dei vostri schermi, anche Raffaele Irollo. Categoria Elite 75 kg, teleround da 3 minuti. 31 anni per Giovanni Antonio Codias, 33 per Raffaele Irollo. Per entrambi questo è il primo match ufficiale. Testimoniare che non è mai troppo tardi per questo sport. Inizia la prima ripresa con Codias che prova a prendere iniziativa e porta alle corde all'angolo Irollo. Ancora da un angolo all'altro Irollo prova a mettere a segno più punti possibili Codias. Tanta attesa per l'incontro di Matteo Lecca, ma a giudicare dai commenti della nostra diretta YouTube, tanta attesa anche per questo match, il primo in carriera per entrambi, Giovanni Antonio Codias e Raffaele Irollo. Codias che in questo avvio è più attivo, prende più l'iniziativa. Codias del Boxing Sublano, Raffaele Irollo della Sailing Gym. Altro pugile dopo Andrea De Muro della società di Sublano.
portato all'angolo. Adesso Codias continua a provare a lavorare. Irollo a vuoto con questo gancio. Va a lavorare con il jab. Ora dentro gli ultimi colpi per Codias e Irollo. Ora la loro prima ripresa in carriera. Eccolo qui, l'uomo più atteso, Matteo Lecca, che nell'ultimo match di oggi andrà a combattere per il titolo italiano Super Gallo, comincia a respirare l'aria, sentire l'atmosfera qui a Monserrato, quella che ovviamente si augura sia la sua serata. Per la prima volta va a combattere per il titolo italiano. Per la prima volta combatte per un titolo Matteo Lecca, dopo averlo inseguito per 2 anni. D'altra parte più esperienze in termini di match titolati per il suo avversario Giuliano Gallo. Un match che ovviamente scatena le attese. Seconda ripresa. Torna a combattere nel frattempo per Giovanni Antonio Codias e Raffaele Irollo, portato alle corde. Ad entrare con il gancio sinistro Codias. Arriva la risposta di Irollo. Portato alle corde Codias, prova a rispondere al tentativo di Irollo. Ora Irollo che prova a lavorare, adesso guardia alta, cercare portare nuovamente all'angolo Codias, se sta nuovamente qualche colpo. Esce il pugile della Boxing Sublano, va dentro, ci prova almeno Codias, sempre guardia alta per Irollo.
lavorare Codias, che arriva la segnalazione. Sta terminando anche questa ripresa. Allora i rispettivi angoli. Ultimi istanti di attesa per Codias e Rollo, che andranno adesso a combattere per il terzo e ultimo round. Portato all'angolo Irollo, riesce poi a mettere a segno un gancio e ribalta la situazione portando il suo avversario alle corde. L'arbitro Zanzi chiede un attimo di separarsi, si torna al centro del ring, ancora Irollo a lavorare, risposta di Codias. C'è stanchezza e si vede per i due. Il gancio ancora di Rollo, Codias zona corde, vuole uscirne, porta adesso all'angolo il suo avversario, costretto adesso sulla difensiva Raffaele Rollo. Jab Codias se la ride perché il montante, gancio di Rollo, porta il doppio gancio, lo porta le corde anche all'angolo prima, risposta di Codias, adesso all'angolo di Rollo. Problemi per Codias con il paradenti. Tutto a posto per il pugile del Boxing Sublanu, che può tornare a combattere contro Raffaele Rollo quest'ultima ripresa. Finendo il match, Rollo prova a mettere dentro gli ultimi colpi, Codias sembra non averne più e invece va dentro con il gancio. Grande abbraccio tra Giovanni Antonio Codias e Raffaele Rollo per questo primo match, carriera per entrambi.
Aspetto ovviamente la lettura anche di questo verdetto. Poi dopo questo match dovrebbe esserci una pausa, finiamo il condizionale perché era in programma una pausa anche in precedenza. Diamo lettura del verdetto. L'incontro finisce pari. Incontro pari anche per questo incontro. Giovanni Codias e Raffaele Rollo iniziano la loro carriera con un pareggio. Chiediamo un attimo di attenzione al pubblico, è necessario spostare un'auto, una Fiat Idea grigia, targata DR 122 NS, grazie. Per la categoria 57 kg. Niente pausa, si combatte subito. Marco Russo contro Luca Giordano. Torna a combattere dunque un pugile della Soulside Gym, Marco Russo affronterà Luca Giordano del Boxing Team Vittoria, città milanese. Forse c'è ancora un po' di attesa. Forse la pausa c'è, viene segnalata ora. Vediamo. L'arbitro scende dal ring. I incontri riprenderanno tra qualche minuto, adesso ci vogliamo allo show di zona. Breve show prima di ripartire con i match.
Torniamo in diretta, immagini e audio per il proseguio della serata. Gli ultimi 3 incontri dilettantistici. Si riparte con la sfida Elite, 57 kg, Marco Russo della Soulside Gym contro Luca Giordano della Boxing Team Vittoria. Eccolo qui inquadrato Marco Russo. Tratta dell'ottavo incontro della riunione ordinaria del terzultimo, questi incontri dilettantistici in attesa della sfida per il titolo italiano Super Gallo. Sale sul ring Marco Russo. Dall'altra parte angolo blu per il lombardo Luca Giordano. La Lombardia non è arrivato, solo Iuliano Gallo, ma anche 2 atleti della Boxing Team Vittoria. Sarà anche Valentino Testa nell'ultimo sottoclou di questa serata. Ora però si parte con la sfida tra Marco Russo della Soulside Gym, entrambi in completo nero, guantoni rossi per Russo, guantoni blu per Luca Giordano del Boxing Team Vittoria. Va ad entrare con un montante adesso Marco Russo, che ha all'attivo 16 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte prima di oggi. Lui che è esorito nel 2017. Primo match l'ha combattuto a San Roque, reggiando contro Sergio Pranteddu. Ha partecipato anche ai campionati italiani assoluti 2021-2022, 2023 altri 2 match contro Crobeddu, sempre pari. Vittorie e punti invece contro Assignoni il 27 maggio. Prova a tornare al successo contro Luca Giordano. Di match invece ne ha vinti 22 in carriera, pareggiato 1, persi 16. Per lui la prima volta in Sardegna, ha partecipato a vari tornei regionali e nazionali. Combatte dal 2014, l'ultimo match prova ad entrare con il gancio destro Giordano. Entra momentaneamente fermo mentre inizia a riscaldarsi il pubblico. Soulside Gym è la palestra di Matteo Lecca, dunque c'è tanta attesa anche per i suoi compagni di scuderia. Portato alle corde adesso Giordano.
prova a rispondere con una serie di ganci proprio sul finale della prima ripresa. Siamo sempre sulla distanza delle 3 riprese a 3 minuti. Indicazioni, lo vediamo adesso per Marco Russo. Tutto pronto per l'inizio del secondo round. Seconda ripresa. Luca Giordano che prova a ripartire forte, l'arbitro va a dire qualcosa a Marco Russo. Prova a lavorare anche sui fianchi, poi arriva un break. Di uscire dalla presa del suo avversario russo, di alta, si abbassa, qualche finta, poi provano ad entrare entrambi con il gancio. Ora l'arbitro a seguire attentamente i due. Portato alle corde Luca Giordano, Russo prova a approfittarne, mettere a segno un paio di colpi. Scontro molto ravvicinato questo, spesso al limite, tante interruzioni da parte dell'arbitro. Dato ancora alle corde Giordano, Russo cerca di assestare ancora qualche colpo, molto attiva questa ripresa, ma colpo non valido, segnala l'arbitro. Bel gancio, prova attenta alla risposta di Giordano, sta finendo anche la seconda ripresa. Ultimo gancio prima della fine di questa ripresa, una ripresa che termina per Marco Russo e Luca Giordano. Fuori secondi.
Torna a combattere per la terza e ultima ripresa. Altra interruzione. Ancora a lavorare Russo che porta Giordano alle corde. Va dentro adesso Giordano con questo gancio. Va dentro ancora Giordano. Sta accende il pubblico di Monserrato sui colpi di Russo. Abbraccio, arbitro che li invita a separarsi, quasi rifiuta. Il coro ovviamente per Marco Russo. La terza e ultima ripresa. Questo tentativo di Giordano, adesso il Russo cerca di prendere iniziativa per mettere dentro qualche colpo. Schivata di Russo, altro abbraccio. Adesso è Giordano che cerca con violenza il gancio. Sta finendo questo match. Eccolo qui, il gong e l'abbraccio per Marco Russo e Luca Giordano. Siamo in attesa del verdetto anche di questo match ovviamente. Diamo lettura del verdetto, vince ai punti. Angolo rosso. Vittoria all'angolo rosso per Marco Russo e punti. Vedete la Sosai Gym alla meglio su Luca Giordano. La festa ancora il pubblico di Monserrato. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti.
Penultimo match dei dilettanti, Sebastiano Argiolas contro Salvatore Vacca. Sebastiano Argiolas dell'Elmas Box, Salvatore Vacca della Nord-Ovest Academy, pronti a salire sul ring in attesa dell'ultimo sottoclou, il testa a testa da Thomas Testa e Valentino Testa. Ovviamente poi a seguire ci sarà l'incontro per il titolo Super Gallo. Eccolo qui inquadrato Sebastiano Argiolas, si sistema prima di salire sul ring. Già sul ring chi aspetta il suo avversario, Salvatore Vacca, mentre sale Sebastiano Argiolas. Match categoria Elite 73 kg. Inizia la prima ripresa, sempre 3 round a 3 minuti, il primo per Sebastiano Argiolas e Salvatore Vacca. Fuori. Un po' di attesa di cercare i primi colpi, ci prova Salvatore Vacca. Risposta di Argiolas. Aspetta, momento giusto per colpire, il momento giusto per far male. Molto attivo Sebastiano Argiolas in questo momento della prima ripresa, va a rispondere qualche colpo anche Salvatore Vacca, il terzo pugile della Nord-Ovest Academy a salire sul ring questa sera, sia Amadou Sidibé sia Pietro Sanna hanno portato a casa un pareggio. Sebastiano Argiolas della Elmas Box, che non ha combattuto per quanto riguarda la riunione ordinaria, ma è stata protagonista nelle finali regionali youth, con il titolo vinto per la categoria 71 kg da Alessandro Caffaro su Fabio Marras. Adesso portato alle corde Vacca. Sebastiano Argiolas, 24 anni per lui, 17 vittorie, 11 pareggi e 14 sconfitte. Combatte dal 2012, ha partecipato a più edizioni dei campionati italiani, anche nel 2022, lo scorso anno per gli assoluti. Eugento, l'ultimo match l'ha combattuto a Utah contro Giacomo Abruzzini, prende 2 punti. Un altro match per lui nel 2023, il 29 aprile a Quartu, contro Marco Serrao, che terminò in pareggio. Cerca dunque la prima vittoria in questo 2023. Dall'altra parte Salvatore Vacca, molti meno match a referto, ma anche 5 anni in meno rispetto al suo avversario, 4 vittorie, 5 pareggi, 4 sconfitte per il pugile della Nord-Ovest Academy, messo adesso alle corde. Combatte lui dal 2020,
esordio direttamente a Montesilvano per i campionati italiani. L'ultimo match l'ha combattuto a Porto Torres contro Filippo Meccacci nel 2023. Per lui 6 match con 4 pareggi e 2 vittorie ai punti contro Michele Chesse e Simone Dondero, mentre è terminata la prima ripresa. Eccolo qui, Sebastiano Argiolas a ricevere indicazioni, soprattutto acqua, dal suo maestro. L'angolo rosso. Fuori secondi. Seconda ripresa. Inizia la seconda ripresa per Sebastiano Argiolas e Salvatore Vacca. Altri 3 minuti sul ring. Primo tentativo di Vacca. Arriva però il conteggio. Dopo il colpo messo a segno da Argiolas, proprio per Salvatore Vacca. Può tornare a combattere. Primo conteggio per Vacca senza troppi problemi. Prova adesso a rispondere. E ancora Argiolas che cerca di entrare dentro. Sinistro di Argiolas, la risposta di Vacca, sempre con la mano mancina. Entrambi destri, almeno a giudicare dalla posizione di guardia. Guardia alta adesso però per Argiolas che deve difendersi dai tentativi di Vacca, che riesce a entrare dentro con la mano forte. Lavora con il destro Vacca, risposta di Argiolas che prova a mettere a segno un paio di ganci. Ancora Vacca che cerca di entrare dentro con il destro a vuoto. Tentativo con il gancio, sempre il lavoro con il jab da parte di entrambi, cercare il varco giusto. Destro-sinistro provato da Argiolas, riesce a mettere a segno un gancio in maniera irregolare, però indica l'arbitro. Serie di colpi, fatto a bersaglio da Argiolas. Ora ad attendere. Ultimi tentativi da parte di Argiolas. Finisce anche questa ripresa. C'è la seconda ripresa per Sebastiano Argiolas e Salvatore Vacca. Ricordiamo il penultimo match quanto riguarda gli dilettanti. Poi ci sarà la sfida tra Thomas Testa e Valentino Testa. A seguire, dopo un intervento del sindaco, anche il sindaco di Monserrato, dovrebbe essere previsto un suo intervento. La sfida per il titolo italiano Super Gallo tra Matteo Lecca e Giuliano Gallo.
torna a combattere per la terza e ultima ripresa. Sul ring sempre Sebastiano Argiolas, angolo rosso della Elmas Box e Salvatore Vacca della Nord-Ovest Academy. Tentativi di Vacca, la risposta di Argiolas. Un po' di attesa con Argiolas. Cambia guardia un paio di volte. Adesso torna la classica, cerca il montante col sinistro. Sempre attento in difesa Vacca, qui però entra dentro Argiolas. Devi lavorare con il sinistro, l'angolo di Salvatore Vacca. Argiolas ora a cercare il varco giusto. Guardia alta adesso per Argiolas. Lavora anche sull'addome Vacca. Una spinta segnalata dall'arbitro che interrompe il match giusto per qualche istante. Altra interruzione, c'è un problema e con il paradenti di Salvatore Vacca e il tempo dovrebbe essersi fermato. Colpo dietro la testa per Argiolas, l'arbitro va a provare anche Vacca che si è girato, adesso Argiolas va dentro, sta finendo il match, allora è il momento degli ultimi colpi. Argiolas che sfida il suo avversario, lo porta alle corde, finisce anche questo match con un altro bell'abbraccio. Bastiano Argiolas e Salvatore Vacca sul ring. Siamo ovviamente in attesa della lettura anche di questo verdetto. Diamo lettura del verdetto. Vince ai punti, angolo rosso, Argiolas. Vittoria ai punti per Sebastiano Argiolas. All'angolo rosso su Salvatore Vacca, per Argiolas si tratta della 18ª vittoria in carriera. Adesso dovrebbe esserci subito il testa a testa, Thomas Testa della Southside Gym contro Valentino Testa della Boxing Team Vittoria.
Ancora qualche istante d'attesa. Per quello che è l'ultimo match dei dilettanti. Si spegne anche qualche luce. Siamo categoria pesi massimi. Si spengono le luci. Sale l'adrenalina. Thomas Testa, pronto a salire sul ring. Vediamo lì in fondo anche Matteo Lecca, già senza maglia, è carico, non vede l'ora che sia il suo momento. Prima però c'è da combattere per la categoria elite pesi massimi. Il testa a testa fa attendere padroni di casa. Eccolo qui. Entrata scenografica per lui. Il pubblico è caldo. Anche per questo match. Luci spente, solo 6 fari rossi e le torce. Dei telefoni, come ai concerti, come ai migliori eventi. Aspettare solo la salita sul ring. Eccolo qui. Valentino Testa è già sul ring, sale ora. Thomas Testa, Tommy Testa, si prende gli applausi. Atleta anche lui, dicevamo, della Suicide Gym. Adesso l'ambiente è davvero caldo. È iniziato il testa a testa, la sfida tra Thomas Testa e Valentino Testa. Il coro per Thomas Testa è già partito. Quarto match per lui in carriera. Nei 3 precedenti ha sempre vinto. Il primo match risale al 2012 a Villa Simius contro Alessandro Carta. È tornato a combattere 11 anni dopo. L'ha fatto a San Roque il 17 maggio, però Simone Marocchini, l'ultimo match il 17 giugno a quarto contro Andrea Lodini. Cerca ancora invece la sua prima vittoria Valentino Testa, che è esordito nel 2019, 27 anni per lui, primo match nel 2019, un altro nel 2020, 2 nel 2021.
quest'anno a Milano contro Andrei Kristanis Stojanak. Dicevamo, cerca la prima vittoria in carriera. Thomas Testa invece non va per il sottile, vuole continuare a restare imbattuto, vuole proseguire la sua striscia. In questo ambiente c'è tanta carica, va a portare dentro ancora più di un colpo. Thomas Testa, lavorare con i ganci e con i montanti, tanto footwork per lui. Ricordiamo, categoria elite, pesi massimi per questo match. Tornata la curva, stavolta per Thomas Testa. Ora lavorare Thomas Testa, porta alle corde il suo omonimo. Bella trovata anche dal punto di vista dei nomi per quest'ultimo sottoclub. Valentino Testa, come Luca Giordano, anche lui arriva da Milano, dalla Boxing Team Vittoria, portato all'angolo sul finale di prima ripresa, prova a lavorare col montante, finisce ora il primo round, dagli applausi, la carica del pubblico di Monserrato. Pronto a ricominciare. Inizia la seconda ripresa per Thomas Testa e Valentino Testa, ma c'è ancora qualche problema. Già finito il match, Valentino Testa si è arreso, è bastata la prima ripresa per capire che forse non era il caso di proseguire, e dunque quarta vittoria in 4 match per Thomas Testa. In qualche modo velocizza per l'attesa di Matteo Lecca. Vittoria per Thomas Testa dopo una ripresa su Valentino Testa, 4 su 4, e adesso il pubblico si è riscaldato, festeggia, esulta. Thomas Testa prende anche gli abbracci, ma adesso è il momento, forse dopo una pausa che tutti stavate aspettando, mentre Thomas Testa continua a prendersi gli applausi.
Eccola qui la curva al buio, ma sono le sagome che continuano a lanciare cori. Davvero belle immagini per una bella serata qui a Monserrato. Monserrato che vive di box con Fortunato Manca, il compianto Fortunato Manca, il toro di Monserrato, campione europeo welter negli anni 60, scomparso nel 2008. Testimoniare che Monserrato e la box sono quasi un'unica cosa, poteva forse esserci un posto migliore, non siamo lontanissimi da Cagliari, anzi praticamente Monserrato e Cagliari confinano. Al momento restiamo al buio, parte il ring illuminato, attesa di capire se si riprende subito con la sfida tra Matteo Lecca e Giuliano Gallo. Oppure le dovremo ancora aspettare. Previsto in teoria anche un intervento. Siamo tornati con le immagini in diretta a Monserrato perché, come annunciato, c'è l'intervento del sindaco di Monserrato prima del match tra Matteo Lecca e Giuliano Gallo, il sindaco Tommaso Antonio Locci.
invitato a salire nuovamente sul ring Thomas Testa dopo la vittoria poco fa. Scende dal ring adesso il sindaco, forse adesso è davvero tutto pronto per il match valido per il titolo italiano Super Gallo. Deve esserci forse un altro show prima di tornare a combattere. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Inizia l'attesa che in realtà dura tutta la giornata se non di più. Adesso siamo forse finalmente arrivati al momento. Che se prima, come detto, c'è un altro show,
arrivato il momento. Iniziamo a presentare l'angolo blu. Direttamente dalla... Ci siamo? Presentazione dei pugili. Direttamente dalla Prima Box Italia, angolo azzurro. Voglio sentire la voce per Giuliano Gallo. Primo a salire sul ring sarà Giuliano Gallo, già campione italiano, che torna a combattere per la cintura. Fischi, ma anche cori per Giuliano Gallo. A Milano sono arrivati una ventina di tifosi, si fanno sentire, sono fatti sentire, li avete sentiti. Eccolo qui, Giuliano Gallo. Prima volta un match che mette in palio una cintura. Matteo Lecchia, accompagnato dai fuochi d'artificio, è pronto a fare il suo ingresso sul ring. Vabbè, lo aspetta Giuliano Gallo. Pubblico ovviamente, è tutto per lui, i cori sono per lui. Si combatte per la distanza delle 10 riprese da 3 minuti. Riceve le ultime indicazioni da parte dell'arbitro. Partono anche i cori per Giuliano Gallo, che di match per il titolo italiano ne ha già combattuti 4. Primo nel 2016 contro Luca Rigoldi, ma aveva perso il secondo contro Vittorio Parinello, l'ha vinto anche il terzo per difendere la cintura contro Daniele Limone. Poi dopo un match perso per il titolo europeo contro il francese Thierry Lecouvier, è tornato a combattere contro Alessio Lorusso per provare a riprendersi quella cintura, perdendo anche quello. È stato l'ultimo incontro nel 2020 e dopo 3 anni è tornato con l'obiettivo di riprendersi la cintura. Giuliano Gallo dovrebbe essere il momento dell'inno di Mameli, ma è il momento dei cori. Concentrazione di Giuliano Gallo che canta l'inno. Matteo Lecca forse si accorge ora.
Suona l'inno di Mameli sul ring di Monserrato. Clima da stadio come se ne vedono pochi, la passione è tanta, scaldano le voci, scaldano gli animi. Ultime indicazioni. Sarà dura anche farvi sentire la voce e il commento, non è difficile invece farvi sentire il clima e i cori che continuano a risuonare, che continueranno ad accompagnare questo match valido per il titolo italiano. Categoria Super Gallo, Matteo Lecca per la prima volta per apportare in Sardegna questa cintura. Inizia la prima ripresa, è iniziato il match che mette in palio la cintura per il titolo italiano Super Gallo, la prima volta in Sardegna è stato messo in palio questo titolo nel 99 a Porto Torres, match tra Vincenzo Gigliotti e Angelo Iodice, vinto da Gigliotti per KO tecnico, la prima di tante vittorie per KO tecnico di Gigliotti, difendere la cintura. Vediamo come inizia il match, entrambi mancini che se già dimostrato anche nell'ultimo match per il titolo italiano contro Alessio Lorusso di poter variare le due guardie. Qui bella schivata di Lecca che passerà probabilmente prima ripresa a cercare di studiare l'avversario, dall'altra parte magari per esserci un inizio più aggressivo di Gallo. Qui cerca il gancio 2 volte a vuoto. Ieri il peso comune in Monserrato, mentre Lecca riesce ad entrare nella guardia di Gallo. Dicevamo c'è stato il peso, qualche problema per Matteo Lecca, 300 grammi in più del consentito, smaltiti nel giro di un'ora e mezza. Ha permesso di eliminare qualche liquido di troppo in corpo e riuscire a rientrare nella categoria, presentarsi così nel migliore dei modi a questo match, può aver superato anche un infortunio al bicipite fino a lui, a Franco Ibba, storico preparato l'Atletico del Cagliari Calcio. L'ha accompagnato in questo percorso insieme ad Angelo Mulas e Simone Gerina, entrambi all'angolo a sostenere Matteo Lecca. Dall'altra parte Gallo cerca la rivincita personale. 2023 per lui è stato l'anno del ritorno sul ring, dopo 3 anni di attesa, dopo 3 anni dalla sconfitta, decisione unanime, quella contro Alessio Lorusso, post lockdown, 31 luglio del 2020 a Brescia. 3 anni di attesa, è tornato contro 2 serbi, Arnold Tot e Lazar Patic, entrambe vittorie e punti. Entrambi mai KO in un match da pro,
iniziano già a vedersi i primi colpi intensi. Finisce la prima ripresa, continua a scaldarsi il pubblico. Ricordiamo, 10 riprese da 3 minuti, è andata via solo la prima. Eccolo qui Matteo Lecca, riceve le indicazioni da Mula Seggerina. Pronto a rientrare, pronti a riprendere. Seconda ripresa per Matteo Lecca e Gallo. Ancora un po' di fase di studio con Lecca che prova a mettere dentro i primi colpi della seconda ripresa. Lancio al fianco per Gallo, ancora Lecca al lavoro, altro gancio, il suo mancino per Lecca che arriva da una striscia di 7 vittorie consecutive, le ultime 4 tutte per KO. Sardegna imbattuta dal 2014. Per questo forse ancora più importante per lui oggi combattere davanti alla sua gente. Le uniche 2 sconfitte da pro sono arrivate infatti, una da Asti contro Alfredo Di Bartolo nel 2016, l'altra contro Christopher Mondungo nel 2018. 11 vittorie, 6 per KO e 2 sconfitte, il record da pro di Matteo Lecca. 27 anni, Cagliaritano Doc. Dall'altra parte 11 vittorie con 3 KO per Gallo, 4 sconfitte. Arbitro costretto a separare per un attimo Gallo e Lecca. Prova a lavorare con il destro il treno. Matteo Lecca, portato adesso all'angolo, cerca qualche schivata, colpi che prova a mettere dentro Gallo. Ultima apparizione di Lecca contro il bulgaro Slave Vassarrok, 27 maggio al rientro dall'infortunio al bicipite. Proprio in quell'incontro a Sarroch, davanti alle nostre telecamere, Matteo Lecca ci insegna dalla cintura, vuole questo titolo. Lo vuole anche Gallo, che cerca di mettere dentro qualche colpo. Rapido però Lecca, evitare i tentativi di Gallo, e anche qui da approfittare della guardia scoperta per entrare. Dentro con il sinistro, ci riprova con un gancio, altro gancio dentro, si esalta il pubblico, prova a lavorare ancora con il gancio, a vuoto, 2 volte invece Gallo. Cerca un altro gancio, ancora il gancio per Lecca che porta Gallo alle corde. Altro gancio dentro, prova a rispondere Giuliano Gallo. Stavolta a vuoto Lecca, però molto rapido nell'evitare i colpi del suo avversario, lo dimostra anche ora. È dura da buttare giù però Giuliano Gallo. Il pubblico è tutto in piedi, Monserrato è rovente, tutti, quasi tutti per Matteo Lecca, e ricordiamo ci sono anche una ventina di tifosi per Giuliano Gallo che si fanno sentire, continuano a farsi sentire. Clima da stadio. Via le prime 2 riprese e restano 8, salvo KO ovviamente.
sesta ripresa. Vediamo come risponde Gallo. Continua a lavorare Lecca che prova a mettere dentro il montante mancino. Ora una risposta di Gallo. Guardia alta per lui. Cerca il gancio, lavora tanto coi ganci Giuliano Gallo. Va a fare altrettanto Lecca. Ancora un gancio a mancino. Altro gancio, stavolta a vuoto, che abbassa Gallo. Sa che non deve concedere quel colpo a Lecca. Tocca il montante adesso Gallo, occhio alle finte dei montanti. Per Gallo che può approfittarne poi per provare a mettere dentro i ganci. Finora tanto footwork per Lecca nel provare a evitare i colpi. Ha stato un po' alle corde adesso. Ora lavora con il jab destro, dentro stavolta Gallo. Di attesa ora, cerca il gancio a vuoto Lecca, poi Gallo per un attimo chiede all'arbitro di intervenire. Torna al centro del ring, guardia alta per entrambi, un po' più bassa per Lecca, aspetta il momento giusto. Vicino alle corde il pugile cagliaritano che continua a lavorare con il jab destro, si avvicina a Gallo che prova a mettere dentro un 1-2, lo allontana Lecca, allontana con una spinta, dice l'arbitro, va a richiamare Matteo Lecca. Ora provare a lavorare con il montante, adesso arrivano anche i ganci per Giuliano Gallo. Gancio sinistro anche per Lecca. Va ancora il montante Gallo a vuoto, poi con quest'altro gancio. Dato bene Lecca, passato diverse settimane in Lombardia ad allenarsi, anche un po' di sparring con Rigoldi. Proprio in un match valido per il titolo italiano Super Gallo 2016, già citato, superò Giuliano Gallo. Giuliano Gallo, pugile nato a San Giovanni in Fiore Calabria, è cresciuto anche da un punto di vista pugilistico in Sardegna. Finisce la terza ripresa, ne restano 7. I tifosi. Altre indicazioni per Matteo Lecca inquadrato, pronto a rimettersi in piedi. Lo aspetta ancora Giuliano Gallo. Inizia la quarta ripresa. Per la prima volta Lecca si misura sulle 10 riprese. L'unica volta che ha superato le 6 contro il bulgaro Georgiev nel 2019. Ultimi match, sempre le 6 riprese, anche se poi non si sono mai conclusi. Solo l'ultimo è finito la sesta ripresa, ma comunque in anticipo per KO tecnico sul bulgaro Slavev, invece avendo già combattuto per titoli italiani, anche una volta per titolo europeo. Per Gallo le 10 riprese non sono una novità, anche se nel 2023 ha combattuto 2 match, entrambi sulle 6 riprese. Siamo alla quarta. Lecca va a lavorare ancora con
il jab destro, provare poi a mettere dentro il gancio, ancora il gancio, se la ride Giuliano Gallo, quasi sfidare il suo avversario, come per dire che non ha sentito il colpo. Lecca prova ancora a metterlo dentro, ancora con il sinistro, prova a rispondere Gallo, ancora una schivata di Lecca, corpo a corpo adesso, devono prendersi le distanze, molto vicino alle corde Lecca, continua sempre a restare in quella zona del ring, guardia alta, prova a mettere dentro i ganci Gallo, a vuoto questo col mancino, ancora montante e gancio, dedica calma l'angolo di Giuliano Gallo, seguito dai fratelli Lauri, in particolare Augusto, entrambi fanno parte della Promo Box Italia di Mario Loreni, società di Brescia, che ha organizzato questa grande serata, ha organizzato questo incontro che mette in palio la cintura. Campione italiano Super Gallo, dentro Lecca, torna a riscaldarsi il pubblico, a vuoto Gallo, ancora Lecca dentro, volta a botto il suo gancio, mentre Gallo continua ad avanzare, a cercare l'avversario. Lecca però è rapido, cerca il montante, ora Lecca, finale anche di quarta ripresa. Cerca il gancio in questo finale, dentro un paio di volte Giuliano Gallo proprio sul finale di ripresa, tornano ai rispettivi angoli, altre 6 riprese, ma fin qui è un match che non sta deludendo le aspettative. Guardami il blu, guardami il blu. Quadrato Giuliano Gallo, resta in piedi tra una ripresa e l'altra per ricevere le indicazioni. Piedi adesso anche Lecca, quinta ripresa. No, a metà questo match, finora nessuno dei due sembra voler cedere, dentro Lecca ma dentro anche Gallo, lo scambio ravvicinato, va ancora Leo Lecca, continua a lavorare, segno ancora entrambi questa situazione, guardia alta, ancora Lecca verso le corde, tanto lavoro coi piedi per Matteo Lecca, continua a lavorare con il jab destro, guardia alta per Gallo che poi all'improvviso cerca il colpo. Guardia alta per Lecca, cerca il montante, che Gallo però continua ad infilare colpi, adesso all'angolo, cerca il montante e poi il gancio, ma anche sui fianchi Lecca. A vuoto il gancio di Gallo, Lecca si gira, torna al centro del ring. Tanto studio,
Anche la stanchezza può essere un fattore, anche se l'adrenalina per entrambi è a 1000, visto quello che c'è in palio. Queste riprese sono state belle intense, dentro il gancio sinistro di Lecca. Continua ad infilarlo quasi ad ogni ripresa. Dai che è tuo, dai che è tuo! Ora la ricerca del gancio sinistro a Lecca, cerca il montante e poi il gancio Giuliano Gallo. Aspetta lì Lecca. Finendo anche questa ripresa. Vediamo se Gallo cerca ancora. Sprint finale, come fatto anche nella quarta ripresa. Forse dentro il gancio a destra di Lecca. Tentativo di Gallo. Eccolo qui. Giuliano Gallo. Restano 4 riprese. Matteo Lecca e Giuliano Gallo. Ok, sei dentro. L'ultima volta che è stato messo in palio il titolo Super Gallo, il 29 luglio 2022 in Campania, la vittoria di Vincenzo La Femmina, fresco campione europeo, si impose per capo al secondo round su Marco Scaglia. Nel 1998 aveva combattuto il primo match per il Super Gallo ad oggi. Solamente 8 vittorie sono arrivate per KO, una per ritiro, quella di Gallo su Parinello, e un solo pari nel 2013 Michele Crudetti, campione in carica, che ha tenuto quindi la cintura contro Emiliano Salvini. Frattempo si è ripartiti in quella che è la sesta ripresa. Ora a lavorare con il jab. Aspetta, che sei dentro. Dato alle corde Lecca. Cerca con il destro di entrare, poi guardia alta. Cerca il montante Lecca. Il gancio di Gallo. Montante gancio, continua a ripetersi Giuliano Gallo, cercare di far male, di colpire Matteo Lecca, va dentro col montante. Sei dentro. Fuori. Comunque sono un casino quelle lì. Le corde Lecca che prova ad uscire, lavora ancora col montante. Qui fianchi e poi in pieno volto. Momento di studio, poi torna a prendere l'iniziativa Giuliano Gallo. Ora con il destro Lecca, tenerlo a distanza, a vuoto il montante di Gallo, va a rispondere Lecca. Sei più forte, sei più forte! Dentro il gancio sinistro ancora di Lecca e poi dentro, attenzione perché ha aperto il naso di Gallo, inizia a sanguinare adesso Giuliano Gallo, l'ha sentito e come questo colpo di Lecca. Riesci a far vedere il naso di Gallo, il naso del blu. Prova a rispondere Giuliano Gallo, il gancio. Completamente aperto il volto di Gallo che però continua a lottare. Sei dentro. Fuori, fuori. Arbitro si accorge, no. Mi serve l'angolo rosso. Continua a lasciar combattere contro l'avvicinato, finisce anche questa ripresa.
Eccolo qui Gallo, che viene asciugato, viene ripulito dal sangue. Siamo arrivati alla 7ª di ripresa. Eccolo qui Lecca. Continua a ricevere da seduto le indicazioni. Mula Seggerina. Sui tecnici per anni è stato con il maestro Manuel Marras della Gymnasium Sassari Matteo Lecca, che non ha perso la sua palestra a Cagliari, la Side Gym. Ho visto compagni di scuderia combattere prima di lui. Abbiamo superato la mezzanotte. Frattempo, per chi ci sta seguendo dall'inizio alla fine, davvero grazie, ma ne vale la pena. È iniziata la 7ª ripresa. Lecca con 2 colpi importanti nella 6ª ripresa, in particolare uno ha iniziato a far vedere il sangue sul volto di Giuliano Gallo. Dentro adesso con il gancio destro Lecca. Montante a vuoto e dentro Lecca. Ancora Lecca, altro gancio, adesso lavora sui fianchi, lo porta alle corde, l'arbitro interrompe, è finita! Matteo Lecca è campione italiano per il Super Gallo nel 2023! L'incontro finito, l'arbitro ha messo a fine il match! È la 7ª ripresa! Tutti ad abbracciare Matteo Lecca per la prima volta. C'è un sardo che può vantarsi della cintura di campione italiano del Super Gallo. È Matteo Lecca. Un match bellissimo che si è chiuso nel migliore dei modi per Matteo Lecca, che continua la sua striscia di vittorie per KO. L'ha fatto nella serata più importante probabilmente della sua vita, sicuramente della sua carriera da professionista, tricolore sulle spalle. E Matteo Lecca, il nuovo campione italiano Super Gallo. Restiamo in attesa del verdetto, restiamo in attesa della cintura. Ce l'ha fatta Matteo Lecca. Il treno è riuscito in questa 7ª ripresa a vincere per KO tecnico, visto che c'è stata l'interruzione dell'arbitro. Probabilmente avrebbe voluto anche proseguire Giuliano Gallo. Eccola qui la cintura, pronta ad essere consegnata. Attesa la lettura del verdetto. Per la prima volta un sardo è campione italiano del Super Gallo. E Matteo Lecca, vittoria per KO tecnica, ufficializzata dal verdetto. Una serata memorabile, l'abbraccio col suo rivale Giuliano Gallo. Voleva quella cintura, se l'è presa. Poi dà il giusto riconoscimento al suo avversario. Eccola qui la cintura, pronta ad essere consegnata, pronta ad essere indossata da Matteo Lecca.
questo successo. Un abbraccio anche con gli amici che l'hanno sostenuto. Immagini che restano nella storia del pugilato sardo. Ci godiamo queste immagini di festa, proviamo a regalarvi anche in diretta l'intervista a Matteo Lecca. Portato in trionfo. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti.
Amici di Directa Sport, un ringraziamento da Roberto Carta per averci seguito in diretta. L'intervista a Matteo Lecca la potrete recuperare in settimana sui nostri canali. L'augurio per oggi è di una buona notte sempre con Directa Sport.